In questo video mostrerò come possiamo approcciare al disegno tramite una matita 2B, una gomma quando occorre e naturalmente un foglio. Avremo degli oggetti davanti, due, una bottiglia e una mela, e vedremo come sarà possibile tramite questa matita iniziare ad avere un rapporto con essi per riuscire a portare sul foglio di carta questi oggetti, o meglio la percezione nostra di questi oggetti e il segno simbolico dentro il foglio di carta. Dico simbolico perché ovviamente nella realtà le linee non ne esistono, siamo noi che col disegno le inventiamo. Però vedremo come tramite le linee verticali, soprattutto e orizzontali, possiamo costruire una griglia mentale e anche pratica che ci consente di avere una restituzione esatta o perlomeno quasi esatta di quello che noi vediamo sul foglio. Spero che il video vi interessi e non mancate di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e di condividere il video sui vostri profili social e di commentare sotto la descrizione. Soprattutto commentare se questo vi può interessare, se la mia iniziativa di presentare questo video e quindi farlo legare alla possibilità sempre più concreta che si realizzi un piccolo spazio all'interno del canale dove poter iniziare a costruire un percorso, un'avventura che ci porta all'inizio del segno, al primo balbettio della matita sulla carta fino alla completa realizzazione del chiaroscuro di qualsiasi oggetto noi vogliamo, tramite alcuni piccoli accorgimenti. Questo è un video di presentazione, è un video che mi dà la possibilità di introdurre la mia idea di lezione di disegno. Non bisogna avere fretta, bisogna avere tenacia, bisogna avere volontà e soprattutto non smettere mai di alimentare la nostra passione. Buona visione a tutti e a tutte. Disegno, segno e chiaroscuro. Queste sono le tre tappe fondamentali del cammino verso il disegno. Il disegno di cui io parto all'inizio è la percezione degli spazi che queste due figure, nel caso nostro una bottiglia e una mela, occupano dentro il mio disegno, la comprensione di quegli spazi. Una volta che io ho compreso quegli spazi, io posso dedicarmi al segno, a come può essere condotto il segno, il contorno di quei segni che io invento, perché non ci sono ovviamente in natura, con cui io contorno gli oggetti in modo tale che le persone che guardano possano riconoscere quell'oggetto in particolare. E poi il chiaroscuro che mi aiuta a definire, se vogliamo, ancora di più la profondità del disegno. Però per fare questo io devo capire cosa sta succedendo. Sta succedendo che una mela è più in qua, è messa più vicina a me rispetto alla bottiglia che è dietro. Io so che la bottiglia è più grande della mela, però se io misuro la mela e la bottiglia scoprirò che da questo punto di vista la mela è più grande. Quindi io mi servo di questa matita per prendere le misure, sia in orizzontale che in verticale. Infatti se io vado a misurare questa mela e la misuro partendo dall'indice e partendo dal punto in cui essa è tangente con il mio indice, io riporto questa misura sulla bottiglia e vedete che la bottiglia è molto più piccola. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che io posso disegnare una mela qui tenendo conto di due fattori. Del fatto che vi sono delle linee che sono tangenti in questo modo, da questa parte e da quest'altra, e che possono incontrare altre linee che possono essere messe sia in orizzontali che in verticali. Per esempio, questa linea della bottiglia, vedete? Casualmente riesce a incontrare questo pezzo di lembo
di disegno. Per cui io so che da qualche parte su questa linea io andrò a mettere questo lembo. Se questo lembo io lo disegno qui, farò un'errata valutazione di quello che io sto vedendo. Per cui se io vado a dire che la mela è in questo punto qui, la sua parte più vicina, la sua parte destra, quella che è tangente alla matita, vorrà dire che quando io la costruisco questa mela, la costruisco in questo modo, adesso io vado di corsa per spiegarvi questa situazione che si va a verificare. Quando io la costruisco in questo modo, cosa faccio? Non faccio altro che disegnare due triangoli, 1 e 2, che posso verificare, di cui posso verificare la loro esattezza. In che modo? Prendendo un cartoncino e mettendoli vicini. E mettendo il cartoncino all'altezza dei miei occhi in modo che riesca a valutare il pieno e il vuoto dalla parte che io guardo. Uno di qua e uno di qua. E ovviamente questi due cartoncini mi daranno la sensazione, non esatta ovviamente, però di questi due triangoli che io posso creare sul foglio. Quindi, visto che la tangenza la linea tangente è in questo punto, io posso a occhio per adesso, perché è di questo che adesso ci occupiamo, del fatto di vedere le cose in questo momento a occhio, per verificare che cosa sta vedendo il nostro occhio. Poi ci occuperemo in maniera molto più precisa di come si prendono le proporzioni con questa matita. Però adesso è fondamentale, voglio farvi capire che qui da questa parte c'è la bottiglia. Quindi allora cosa vuol dire? Vuol dire che questo pezzettino qui, che va da qui alla bottiglia, difficile prenderlo così perché è veramente complesso per me in questo momento, ecco, da qui alla bottiglia ha la possibilità di far dividere la mela in quante parti? 1 e 2. Quindi in 3 parti quasi, in 3 parti un pezzettino, quindi 1, 2, diciamo così, 1, 2 e 3. Per cui da qualche parte qui, ecco, ci sarà la bottiglia. Quindi questa bottiglia che io disegno in questa parte qua, in questo momento qua, con questa angolazione della mela che abbiamo visto, che è questa, abbiamo verificato anche col cartoncino, prosegue in basso e abbiamo detto che va a posizionarsi esattamente in questo punto. Verifichiamo ancora. Ed è esattamente in questo punto. Allora, questo punto qui, quando la mela sarà arrivata a questo punto, vi sarà il momento in cui è in contatto col lenzuolo. Ma mi serve un altro dato. Mi serve sapere quanto la bottiglia è più grande o più piccola della mela. Quindi noi, dalla nostra percezione, cerchiamo di capire quanto è più grande o più piccola della mela. E se noi valutiamo che questo possa essere il punto d'incontro del lenzuolo sulla mela, noi valutiamo che la bottiglia potrà avere questa dimensione. Ok? Se la bottiglia ha questa dimensione, sarà più piccola della mela. Però a noi ci pare più grande della mela. Com'è possibile? Allora noi qui andiamo ancora una volta a verificare e prendendo la misura della mela dall'indice fino alla punta e riportandola sulla bottiglia, noi vediamo che la mela è molto più grande, non molto più grande, però un po' più grande della bottiglia. E quindi ci siamo. Quindi cosa succede? Succede che questa parte qui, la vedete, di bottiglia, può continuare in basso.
E se continua in basso, dove andrà a finire? Andrà quasi a finire sulla stessa linea, vedete? Sulla stessa linea del punto in cui andrà a nascere questa parte del lenzuolo. Quindi se io tiro una linea in questa parte qua e un'altra in questa parte qui, avrò questa congiunzione che mi interesserà, mi servirà sapere che in questo punto, poco più spostato in dentro, passerà questa parte di lenzuolo. Cioè questo mio video è un piccolo video, però che vi fa capire quanto è importante la nostra visione, il nostro rapporto con quello che abbiamo davanti, e servendoci di semplicissime linee verticali, vediamo quali sono i rapporti fra i vari elementi. Adesso, se noi guardiamo bene, questa parte qui, vedete, è quasi a metà della bottiglia. Per cui io cosa faccio? Prendo la bottiglia, quasi a metà della bottiglia, tiro una linea in basso, in questo modo, e io cosa ottengo? Tengo da qualche parte qui questa linea, che abbiamo detto che congiungendola qua ci aiuterebbe a trovare questo. Quindi cosa faccio io? Misuro quante volte questo spazio qui, da qui a qui, sta a questa misura. Vediamo un po', e lo misuriamo qui, ed è, quando guardate qua l'indice, una volta, un'altra volta, un poco più di 2 volte. Quindi io faccio una, e poco più di 2 volte vi sarà il punto in cui sarà possibile mettere questo pezzo di lenzuolo e farlo combaciare con questo. Per cui cosa succede? Succede che questo fa questo movimento e questo. In questo modo. Allora noi in questo momento avremo la possibilità di capire e di anche ad un certo punto ritornare sui nostri passi, perché magari poi delle linee non coincidono. Però è fondamentale che noi abbiamo queste linee e queste linee per riuscire a costruire tutto quello che abbiamo davanti. Questa parte ovviamente curverà in questo modo, perché se io la faccio curvare dopo, subito, se io, ecco, per esempio questa, invece di farla curvare qua, la facessi curvare qui, d'accordo? Io vado subito a guardare questo e vedo che questa linea qui è molto più a destra di quando inizia a curvare questo, e quindi non faccio altro che ritornare sui miei passi e correggere il mio disegno. Ecco, queste situazioni qua che noi vediamo in questo modo, fatte in questa maniera qua, ci inducono a fare una riflessione profonda sulla possibilità o meno di ricostruire un segno. Perché quello che noi vogliamo capire prima di ricostruire un segno è sapere come è fatta una determinata materia. E questa materia che organizzazione ha sul nostro foglio e dove noi possiamo metterla sul nostro foglio. Quindi le lezioni che io farò di disegno, quando le farò in questo spazio in autunno che sarà in abbonamento, saranno proprio concentrate sulla possibilità esatta di avere la capacità, attraverso un metodo semplice come quello della matita, ma ve ne sono altri, di riportare, di avere una griglia e di aiutare l'occhio ad avere una percezione esatta delle linee dove si intersecano e che rapporti hanno una con l'altra, con le parti sottostanti e le parti vicine. Questa è una primissima lezione, un modo per riuscire a introdurre questo tema che deve essere preso con
con serietà, perché è da questo momento, dal momento in cui noi facciamo questa indagine sul foglio, che riusciamo a capire cosa vuol dire il disegno, cos'è il disegno e che possibilità ci offre il disegno. Perché, ad esempio, come abbiamo detto qui, d'accordo? Se noi abbiamo la possibilità di prendere questa e di fare questa, di capire che questo gira in questo modo qua, allora quando noi guardiamo, vediamo anche che questo piccolo segno qui può congiungersi e essere messo in questo modo, e da qui poi partire per fare tutto il segno. È chiaro che se noi invece di fare questo disegno facciamo un disegno in cui non teniamo conto del fatto che tutti e due gli oggetti sono in rapporto fra di loro, non riusciamo poi a cavare quello che noi vogliamo, e cioè la possibilità di comprendere quali sono i rapporti tra i due oggetti, per cui le luci non ci verranno, diciamo, la profondità non riusciremo a ottenerla, proprio perché quello che vediamo non è corrispondente a quello che noi abbiamo messo sul foglio. Vi ringrazio di questo video, vi chiedo di pazientare e vedrete che presto in autunno sarò in grado di poter iniziare a curare questo spazio, che vorrei fare molto bene. Con i mezzi che ho per adesso vi ho dato un piccolo esempio di quello che potrebbe essere l'approccio ad un disegno, a un segno e a qualcosa che noi veramente, un mattone che noi mettiamo per riuscire a costruire la nostra possibilità di avere un grande dialogo fra il cervello e la mano e poter fare alla mano ciò che noi desideriamo che faccia. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video e di condividere il video sui vostri profili social. E mi raccomando di commentare come state facendo sotto la descrizione. Un saluto, un abbraccio a tutti e un arrivederci, a presto. Ehi, ma forse questo è un pochino più in basso. A presto!